Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come appunto potete vedere con il Casanova Tarot, questo meraviglioso mazzo ambientato ovviamente ai tempi della Serenissima di Venezia, ovviamente grazie alle scorribande del giovane Casanova, che ovviamente ha molto da raccontare di sé attraverso proprio questo mazzo. Dunque, ovviamente, di che cosa parleremo quest'oggi se non di passione, di fuoco e di erotismo? Ho pubblicato precedentemente, ragazzi, a questo video un video con la stessa modalità appunto di stesa che andremo ad usare anche oggi, quindi il metodo della croce celtica, per quanto riguarda un'evoluzione, diciamo, sentimentale, comunque emotiva, spirituale, diciamo, della vostra vita affettiva. Ebbene, quest'oggi invece affronteremo l'evoluzione da un punto di vista proprio erotico, carnale e ovviamente passionale. Dunque, quale mazzo migliore di appunto questo, se non appunto i Casanova Tarot? Ovviamente utilizzeremo appunto, come vi ho detto poco fa, il metodo che abbiamo usato appunto nel video precedente a questo, quindi appunto il metodo della croce celtica, ovviamente però diciamo con una modalità rivisitata, ossia appunto di tipo temporale. Poi appunto voi vedrete carta per carta che appunto cercheremo di capire qualcosa in più, in particolar modo proprio in riferimento al vostro futuro, quindi un immediato futuro per quanto riguarda appunto i prossimi 15 giorni, un futuro diciamo mediamente distante per quanto appunto riguarda ovviamente i prossimi 3 mesi e un futuro ovviamente più lontano per quanto concerne sicuramente un periodo che può arrivare ai 6 mesi, ma anche, perché no, ovviamente andare anche oltre appunto i 6 mesi. Voi sapete che i tarocchi permettono appunto comunque una visione molto ampia a livello temporale degli eventi, ad esempio rispetto alle sibille. D'accordo? Dunque, direi che appunto per il principio di sincronicità possiamo appunto iniziare a mescolare il mazzo di tarocchi dei Casanova Tarot e ovviamente cerchiamo di capire appunto per chiunque di voi incappi casualmente o scelga ovviamente questo video. Cerchiamo di capire come evolverà appunto la vostra vita da un punto di vista ovviamente erotico e passionale. Quindi cerchiamo di capire ovviamente come procede dal passato al presente, ovviamente in maniera molto dettagliata, come vi ho detto poco fa, al futuro. Cerchiamo di capire se ci saranno delle avventure piccanti in arrivo. Cerchiamo di capire se c'è qualcuno in arrivo per voi che saprà, ad esempio, ridestarvi da una situazione magari appunto di insoddisfazione, ovviamente per quanto concerne appunto il campo erotico e passionale. Vediamo un po'. Perfetto, ora appunto invece iniziamo appunto a stendere sul tavolo di stesa ovviamente le carte seguendo appunto il metodo della croce celtica.
Perfetto, ovviamente come sempre io allontano momentaneamente dal tavolo di stesa appunto il resto del mazzo e appunto come potete vedere questo è proprio il metodo diciamo tipico della croce celtica, ovviamente però in questo caso vi ripeto con un focus importante da un punto di vista ovviamente temporale. In prima posizione, posizione centrale, ovviamente il presente e in posizione obliqua gli aspetti, diciamo, che possono creare dei piccoli ostacoli alla vostra vita, ovviamente erotico-sessuale. In terza posizione il vostro passato, ovviamente. In quarta posizione che cosa voi vorreste, in quinta posizione il vostro futuro in amore per quanto ovviamente concerne l'aspetto erotico e quindi ovviamente l'aspetto carnale, l'aspetto sessuale nei prossimi 15 massimo 20 giorni. In questa posizione di nuovo una carta che si riferisce al futuro per quanto riguarda i prossimi 3 mesi e in questa posizione quindi come potete notare qui abbiamo ovviamente 3 carte che rappresentano ovviamente il futuro, ecco in quest'ultima posizione appunto il futuro più distante, quindi entro i 6 mesi ma anche oltre. Per quanto riguarda invece questa posizione cerchiamo di capire ovviamente il vostro stato d'animo, in questa seconda posizione come invece gli altri si comportano e si comporteranno con voi e in questa appunto posizione cerchiamo di capire come invece voi cercherete appunto di influenzare ovviamente quello che vi aspetta. D'accordo? Dunque possiamo appunto iniziare con la posizione centrale e ovviamente cerchiamo appunto di capire qualcosa in più in riferimento ovviamente al vostro presente. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del 6 di denari. Allora ragazzi, come potete vedere qui abbiamo questo giovane uomo, ovviamente Casanova, che sta in qualche modo spiando le grazie di questa bellissima ragazza in un momento ovviamente di relax per lei, per cui obiettivamente sta cercando un momento di maggior comodità e magari anche confidenza con il proprio corpo, ebbene ovviamente il furbetto Casanova non vedrà l'ora ovviamente di approfittarne. È chiaro che ragazzi questa carta rappresenta sicuramente chi è interessato a voi perché comunque è una carta di denari, però ovviamente è una carta di denari che parla anche comunque di un desiderio, diciamo, che obiettivamente non è stato del tutto palesato, cioè qui c'è qualcuno che è interessato a voi, che vi spia, che ha comunque della curiosità, però obiettivamente ecco è qualcuno che sicuramente diciamo in questo momento non sta esplicitando tutto il suo pensiero e desiderio nei vostri confronti. Quindi sicuramente è una persona che obiettivamente in questo momento diciamo non si sta esponendo. Voi potreste aver capito sicuramente di chi si tratta o potreste anche non aver capito, fatto sta che appunto è una persona che ovviamente non vi toglie gli occhi di dosso. Ora le modalità attraverso cui questa persona può spiarvi sono sicuramente tante, quindi sicuramente può essere appunto una persona che obiettivamente vi spia sui social, può essere un vicino di casa, può essere comunque una persona che vi tiene d'occhio per esempio nella vostra attività professionale o nella sua, d'accordo? Quindi è sicuramente una persona che ha profondo desiderio nei vostri confronti, che vi trova comunque qualcosa di molto eccitante, proprio perché parliamo appunto di denari. È una persona che ovviamente vi desidera, ma che in questo momento non se la sente ancora di farsi avanti del tutto. Quindi una persona che obiettivamente teme o di non essere ricambiato nel desiderio nei vostri confronti, oppure una persona che non può muoversi perché ad esempio impegnata. Quindi una persona che comunque, diciamo, nel momento presente ha ancora delle ritrosie per quanto appunto riguarda l'esplicitare il suo interesse, quindi preferisce momentaneamente piuttosto spiarvi.
Ecco, è una persona che però obiettivamente sì, vi desidera, a cui voi piacete molto, però ha molto spesso anche nei vostri confronti degli atteggiamenti, se così vogliamo, non proprio, diciamo, puliti, cioè una persona che non solo potrebbe desiderarvi, ma anche invidiarvi. Quindi potrebbe ad esempio invidiare la vostra bellezza, potrebbe invidiare il vostro successo, potrebbe invidiare per esempio la vostra vita comunque erotico-sentimentale, quindi una persona che comunque sì, da un certo qual punto di vista vi desidera e interesse nei vostri confronti, però è una persona anche un po' gelosa di voi, non tanto per quanto riguarda la gelosia vera e propria, ma è una forma di invidia, quindi è una persona che comunque vorrebbe molto spesso non solo essere al vostro fianco, ma per esempio prendere il vostro posto, cioè è una persona che per esempio invidia il vostro successo, il vostro charme, il vostro piacere tanto. Quindi potrebbe anche essere una persona un po' pettegola, perché soprattutto appunto in questo mazzo il 6 di denari si riferisce proprio a questo, all'invidia, al desiderio nei confronti di ciò che non si può avere e che non si può essere. E di conseguenza una persona che diciamo non ha proprio uno spirito pulito e trasparente nei vostri confronti, però qui c'è una persona che è assolutamente interessata a voi, questo ve lo posso assicurare, però vi ripeto, è una persona che non si è ancora ovviamente del tutto fatta avanti. Ora cerchiamo di capire obiettivamente appunto in posizione appunto obliqua quali possano essere gli ostacoli veri e propri, diciamo, alla vostra vita appunto erotico-sessuale. Cerchiamo di capire se ci sono per esempio degli ostacoli e ovviamente di che natura possano essere. E qui abbiamo l'asso di spade. Allora ragazzi, l'asso di spade è una carta che appunto parla di un, diciamo, momento dialogico che in qualche modo non prende forma e che quindi non permette chiarimento, non permette comunque un incontro chiarificatore, ad esempio tra voi e un'altra persona con la quale possa esserci stata una rottura. Ecco, qui manca della comunicazione, perché gli assi parlano di comunicazione in accezione negativa, comunicazioni o chiarimenti che non avvengono e ovviamente relativa situazione che chiaramente porta comunque a momenti di allontanamento, freddezza, perché parliamo ovviamente pur sempre di spade. Quindi sicuramente questa persona in particolare, ma anche altre persone, vorrebbero farsi avanti, vorrebbero parlarvi, ma mancano le occasioni per potersi confrontare vis-à-vis. Quindi o sono persone che per esempio non hanno il vostro numero telefonico, quindi non possono contattarvi, oppure sono persone che, vi ripeto, hanno degli impedimenti personali, per esempio sono persone impegnate. Quindi possono essere appunto persone, diciamo, comunque attratte da voi, però ovviamente raffreddate da situazioni esterne di ostacolo che ovviamente dal loro punto di vista chiaramente, diciamo, tendono un po' a demotivare il loro, non dico interesse, però in qualche modo, diciamo, una loro visione ottimistica per quanto riguarda un vostro eventuale futuro. Quindi l'asso di spade parla proprio di cattiva comunicazione o comunicazioni che non avvengono. Cioè, per esempio, questa persona magari vorrebbe appunto potervi parlare in, diciamo, situazioni più intime, ma evidentemente magari nel caso in cui siate colleghi ci sono sempre troppe persone che vi girano attorno, quindi non riesce ad avere un momento di tranquillità, di serenità, oppure nel caso in cui faccia parte delle vostre amicizie ci sono sempre comunque tutti gli altri amici accanto a voi e questo non gli permette in qualche modo di parlare liberamente con voi. Oppure, vi ripeto, ecco, magari una persona impegnata che quindi ha il compagno o comunque la compagna ufficiale accanto e quindi fatica nel trovare quel momento appunto di libertà per potervi sentire, oppure voi ovviamente in questo caso siete impegnate
e ad esempio questa persona teme ovviamente di fare in qualche modo arrabbiare particolarmente il vostro ovviamente compagno ufficiale. Quindi in questo caso chiaramente l'asso di spade parla di comunicazioni non soddisfacenti o addirittura che non avvengono, proprio perché ci sono delle condizioni esterne, spade, che impediscono, diciamo, un avvicinamento o un riavvicinamento, d'accordo? Nel caso in cui ci sia stata dell'amaretta, diciamo, rispetto a una persona, per esempio, del passato. Cioè, qui ci sono proprio difficoltà nel parlare, nel dirsi qualcosa, d'accordo? Quindi, obiettivamente, ecco, il non riuscire a comunicare chiaramente impedisce a questa persona o a queste persone di dichiararsi, per esempio anche semplicemente di invitarvi, per esempio, a mangiare una pizza piuttosto che al cinema, comunque ad uscire insieme. Cioè ci sono, diciamo, degli ostacoli pratici, perché parliamo di spade, di vita quotidiana che in qualche modo vanno ovviamente a demotivare questa persona o queste persone nel momento in cui provi un grande desiderio, comunque una gran voglia di potervi vedere al di là poi ovviamente della quotidianità. Quindi sicuramente qui c'è qualcuno di interessato a voi, però vi ripeto comunque situazioni diciamo di difficile attuazione, perché le spade parlano sempre di diciamo situazioni di ostacoli reali, contingenti, tangibili, che quindi ovviamente portano a difficoltà nel venirsi anche incontro, quindi nel programmare, nell'organizzare, d'accordo? Quindi sicuramente ci sono delle, diciamo, difficoltà, proprio pratiche, che per quanto riguarda ovviamente il punto di vista di questa persona o di queste persone possono essere delle situazioni abbastanza difficili o comunque ostacoli grossomodo insormontabili. Dunque, vediamo appunto in terza posizione il vostro passato. E qui abbiamo la carta del 7 di denari. Allora ragazzi, la carta del 7 di denari parla appunto sicuramente di, diciamo, rapporti che voi potreste aver avuto anche ovviamente con più di una persona, magari con più di un partner o comunque frequentando più di una persona, non soddisfacenti, perché il 7 di denari in ambito erotico sessuale non è una carta molto positiva, perché rappresenta delle situazioni di noia e di consuetudine che obiettivamente rendono sia voi che anche e soprattutto le altre persone incapaci di entusiasmarsi o di lasciarsi andare del tutto. Quindi sicuramente il 7 di denari parla proprio, diciamo, di situazioni lungamente magari attese e aspettate, che però non hanno avuto il risvolto, diciamo, fisico aspettato e desiderato. Cioè, voi potreste aver desiderato magari tanto una determinata persona per poi scoprire che obiettivamente non era granché dal punto di vista, diciamo, strettamente erotico, o comunque per esempio potreste aver notato dell'insoddisfazione da parte magari dell'altra persona. Cioè sicuramente il 7 di denari parla, vi ripeto, di atti sessuali comunque anche ripetuti più e più volte, però obiettivamente non del tutto soddisfacenti, che potrebbero addirittura, diciamo, aver portato alla noia, comunque ad una situazione di consuetudinarietà che obiettivamente vi sta un po' stancando, per cui diciamo che potreste aver, diciamo, anche un po' perso il mordente dal punto di vista erotico, proprio perché evidentemente sentite di non aver trovato da un punto di vista proprio carnale la persona giusta, capace in qualche modo di darvi quello che voi avreste sempre voluto e desiderato. Quindi non avete trovato sino ad ora, diciamo, dei partner soddisfacenti o comunque che vi abbiano soddisfatto in pieno, oppure avete notato nel partner comunque una certa insoddisfazione fisica e ovviamente sessuale, per cui obiettivamente, ecco, a volte vi siete un po' annoiate nel vivere determinate situazioni consuetudinarie che per voi rappresentano appunto momenti di
perdita, cioè non c'è stato nulla che in qualche modo vi abbia dato qualcosa in più, cioè evidentemente voi avete bisogno di qualcosa che diciamo vi ridia un po', ecco, quella scossa importante da un punto di vista erotico che qui non avete avuto, d'accordo? Ora invece vediamo appunto in quarta posizione che cosa invece voi appunto desiderereste in questa situazione da un punto di vista ovviamente erotico e sessuale. E qui abbiamo la carta del 3 di coppe. Allora ragazzi, nel caso in cui ovviamente voi siate impegnate in un rapporto ovviamente ufficiale, ecco che la carta del 3 di coppe parla comunque anche del, diciamo, desiderio per quanto riguarda un'altra persona. Cioè voi potreste, diciamo, nonostante voi possiate essere appunto impegnate, aver desiderato appunto un'altra persona, perché il 3 di coppe è la carta delle triangolazioni. Quindi potrebbe, diciamo, esservi piaciuto particolarmente qualcun altro. Oppure potreste aver notato nel vostro compagno un atteggiamento magari un po' troppo spinto nei confronti di una terza persona. Quindi potreste aver non voi desiderato in qualche modo una terza persona, ma subito il desiderio di una terza persona da parte del vostro compagno. Ecco, comunque sia, diciamo che dal vostro punto di vista il vostro rapporto potrebbe proprio aver bisogno, nel caso in cui siate appunto impegnate, di una situazione, diciamo, di sblocco da un punto di vista proprio erotico, proprio perché obiettivamente, come vi dicevo con il 7 di denari, siete particolarmente appunto annoiate, quindi avete veramente bisogno di dare una scossa alla vostra vita erotico-sentimentale. Ecco che anche nel caso in cui voi siate impegnate, ma ovviamente soprattutto nel caso in cui voi siate single, non disdegnereste ovviamente il frequentare o comunque conoscere nuove persone, perché il 3 di coppe parla proprio di novità. Quindi anche, diciamo, comunque vivere delle situazioni che non siano del tutto sentimentalmente magari pesanti o comunque troppo vincolanti, cioè voi avete voglia di leggerezza come tipico del 3 di coppe, situazioni di leggerezza che però ovviamente vi diano, diciamo, molto fuoco, molta passione e tralasciando probabilmente anche, diciamo, delle considerazioni di ordine morale. D'accordo? Cioè evidentemente o vi piace qualcuno nonostante voi siate impegnate, oppure, vi ripeto, vi piace qualcuno che è impegnato, quindi una persona che comunque ha già una compagna, un compagno ufficiale, e ovviamente comunque sia non disdegnereste almeno inizialmente questa triangolazione perché comunque questa persona vi piace veramente tanto, oppure appunto vi ripeto il 3 di coppe parla proprio del desiderio di evolvere perché è una carta di grado ovviamente terzo che parla di un'evoluzione proprio in ambito pratico e ovviamente in ambito fisico. Fatto sta che avete bisogno in qualche modo di riprendere in mano proprio la vostra vita erotica e ovviamente anche come in questo caso, perché no, magari portare avanti dei giochi erotici innocenti, diciamo un vero e proprio divertimento passionale, momenti diciamo anche di mondanità festosi che ovviamente vi permettano di vivere anche momenti di stravaganza e magari diciamo ecco delle modalità sessuali fino ad ora mai scoperte, mai sperimentate che possano evidentemente farvi in qualche modo anche svagare da situazioni di appesantimento per quanto riguarda la vostra vita personale. Comunque vi ripeto, sicuramente vi soffermerete molto di meno anche nell'immediato futuro su questioni di ordine morale ed evidentemente cercherete invece di vivere determinate situazioni appunto con maggior leggerezza, quindi o continuerà a piacervi una persona impegnata o voi da impegnate proverete una forte attrazione per una persona che potrebbe essere libera o a sua volta anche questa persona impegnata, quindi qui c'è di mezzo una triangolazione, d'accordo? Quindi vi ripeto, o vi piacerà o già vi piace una persona impegnata o comunque
comunque voi da impegnate potreste essere già o comunque in futuro appunto comunque distratte da qualcos'altro, d'accordo? O vi ripeto, per una minima parte di voi, ovviamente è una casistica minima, però potreste notare da parte del compagno, del vostro compagno ufficiale, attrazione nei confronti di un'altra persona. Però generalmente diciamo che il 3 di coppe si riferisce appunto al consultante che cerca qualcos'altro o che si inserisce diciamo in una coppia già preesistente, d'accordo? Quindi qui sicuramente c'è una triangolazione o nel presente o ci sarà in futuro, nell'immediato futuro, perché voi sapete che comunque le carte inerenti al presente non rappresentano in modo ovviamente fisso il presente, ma possono essere inerenti anche proprio all'immediato futuro, d'accordo? Dunque, a proposito appunto di futuro, in questa posizione cerchiamo appunto di capire che cosa vi accadrà da un punto di vista erotico, ovviamente, per quanto riguarda la passione, ecco, nel vostro futuro, magari non proprio immediato, ma comunque entro le prossime 2-3 settimane al massimo. Allora ragazzi, e qui abbiamo il 5 di denari. Allora ragazzi, il 5 di denari è una carta che parla di povertà da un punto di vista morale e sentimentale, cosa vi ho detto con il 3 di coppe, ma ovviamente anche di una situazione appunto che da un punto di vista sicuramente materiale vi darà molto. Il 5 di denari ragazzi appunto è una carta che per quanto riguarda le faccende diciamo pratiche, quindi le faccende appunto materiali per quanto riguarda l'erotismo, rappresentano comunque delle situazioni proficue o comunque del divertimento che però ovviamente in qualche modo diciamo si distacca da considerazioni diciamo di ordine morale. Tra l'altro come definizione cartomantica, come parola chiave, il 5 di denari ha appunto come parola rappresentativa dell'arcano minore appunto l'amante. Quindi vi ripeto che voi o potreste già oppure diciamo in futuro entro le prossime settimane potreste diciamo iniziare la frequentazione con una persona che è impegnata, quindi diciamo diventando l'altra donna. Quindi sicuramente questa carta parla di un inizio di relazione o comunque una frequentazione che ovviamente sul piano pratico vi darà veramente tanto e rappresenta lo sblocco di una situazione stagnante. Quindi sicuramente da questa situazione appunto di noia e di apatia avuta con il 7 di denari, ecco che in qualche modo voi riuscirete ad arrivare ad un momento molto più felice, che vi ripeto sicuramente parla proprio di attrazione, parla di feeling erotico molto forte e parla quindi di una situazione sicuramente proficua. Ovviamente però è una carta che per ora non lascia ovviamente presagire ad un qualcosa di tipo sentimentale molto più profondo, ma a mio avviso con questo 3 di coppe effettivamente non è quello che vorrete, quindi sicuramente il 5 di coppe diciamo almeno inizialmente vi basterà, d'accordo? Quindi sicuramente è una carta che parla di diciamo una frequentazione dal tasso erotico molto forte che comunque rappresenterà diciamo una sorta di flirt o comunque una frequentazione che ovviamente avrà come base fondante la sessualità. Sicuramente diciamo poco sentimento o comunque inizialmente poco romanticismo, quindi ci sarà una grande esuberanza di tipo sessuale, vi abbandonerete alle passioni e ovviamente qui ci sarà proprio un'intensa relazione sessuale, però vi ripeto una situazione che obiettivamente almeno inizialmente nelle prossime settimane diciamo che non lascerà molto spazio al sentimento. Quindi questa situazione di blocco iniziale, un blocco anche dovuto per esempio a delle comunicazioni carenti come vi dicevo con l'asso obiettivamente di spade in accezione negativa, verrà meno, finalmente evidentemente o questa persona
rappresentata dal 6 di denari oppure un'altra persona, ecco, comunque si farà avanti. Ovviamente, vi ripeto, una persona impegnata oppure comunque voi da impegnate, quindi qui c'è qualcosa che si va a muovere, anzi direi a smuovere, però diciamo non un qualcosa per cui si possa obiettivamente avere un grande riscontro da un punto di vista sentimentale, perché non parliamo di coppe, d'accordo? È un 5 di denari. Tra l'altro, proprio rispetto alla stesa precedente, che è comunque diciamo legata a questa stesa, appunto una stesa di cui vi parlavo a inizio video e legata a questa stesa, ma trattando comunque l'evoluzione della vostra vita da un punto di vista sentimentale, se non ricordo male, in questa stessa posizione c'era appunto la carta, l'arcano minore del 5 di bastoni. Quindi vi dicevo appunto comunque nell'immediato futuro di relazioni molto intense o comunque di una nuova conoscenza o anche, perché no, del ritorno di qualcuno dal passato con il quale però iniziare appunto una frequentazione eroticamente molto forte e significativa che darà sicuramente grande passione. Ovviamente momentaneamente però si rimarrà chiaramente su questo piano, d'accordo? Quindi sono due stese evidentemente a quanto pare legate, quindi chi ha visto la stesa precedente o vedrà comunque questa stesa può comunque ritrovarsi in entrambe le stese. Dunque, vediamo appunto invece in questa posizione inerente al futuro per quanto riguarda l'evoluzione della vostra vita erotica, ovviamente, però entro i prossimi 3 mesi, quindi comunque entro il periodo vero e proprio della primavera. E qui abbiamo appunto la regina di denari. Allora ragazzi, la regina di denari, come vedete appunto, rappresenta ovviamente una donna sfacciata che comunque diciamo mette in mostra chiaramente le sue grazie, una donna comunque molto diciamo eccitata da determinate situazioni, perché parliamo comunque di denari, comunque una donna sicura di sé, una donna che comunque diciamo eviterà di lasciarsi condizionare da diversi tabù, una donna che vorrà sedurre e che vorrà ottenere tutto ciò che vuole. Sempre in riferimento ovviamente alla stesa precedente, se non ricordo male era stata appunto estratta la carta non in questa posizione ma in una delle ultime posizioni finali, appunto la carta del diavolo. Quindi obiettivamente questo ci va a confermare questo senso diciamo di appagamento e di sicurezza che ovviamente vi caratterizzerà. La regina di denari infatti rappresenta appunto l'opulenza, rappresenta l'abbondanza, quindi sicuramente da un punto di vista, vi ripeto, erotico, l'abbondanza non vi mancherà. Quindi obiettivamente dal vostro punto di vista non vi mancheranno i corteggiatori e non vi mancherà diciamo la materia prima, d'accordo? Quindi sicuramente voi sarete molto soddisfatte da un punto di vista erotico. Agirete in maniera molto intelligente, molto sicure di voi stesse, cercando di mettere in mostra gli elementi essenziali, ovviamente più positivi della vostra persona. Cercherete di puntare molto sulla vostra bellezza, cercherete di dare anche un nuovo smalto al vostro aspetto fisico e quindi vi mostrerete estrose, forti, appassionate. Quindi una persona, diciamo, che trasmette sensualità anche semplicemente di fronte al proprio sguardo, d'accordo? Quindi sicuramente avrete un atteggiamento molto più aperto proprio perché stanche di situazioni stagnanti che sino ad ora non vi hanno dato niente. Vi ripeto, la regina di denari è una delle regine migliori per quanto riguarda ovviamente l'ambito erotico, perché diciamo rappresenta un ottimo rapporto con la materia pratica e quindi si traduce in un corpo ovviamente in salute, quindi sicuramente parla di anche guarigione o comunque un sentirsi bene, un sentirsi meglio anche per quanto riguarda il vostro stato di salute, e di questo ovviamente sono molto felice, ma anche e soprattutto si traduce in un appagamento sessuale totale.
D'accordo? Quindi sicuramente dal vostro punto di vista non vi mancherà assolutamente nulla. Rappresenterete per molti uomini sicuramente un elemento di distrazione non indifferente, quindi anche una tentazione a cui non sapranno resistere. Quindi vi ripeto, proprio voi darete molto spazio alla vostra bellezza e alla vostra sensualità e alla vostra femminilità, anche con quel tocco di malizia in più che vi servirà proprio per appunto conquistare tutte le persone che ovviamente vi interessano. È una delle regine migliori per quanto riguarda le stese da un punto di vista erotico, quindi sicuramente è una carta molto bella che parla di prosperità e che parla di totale appagamento, quindi dal vostro punto di vista ci sarà un totale appagamento sessuale, d'accordo? Quindi obiettivamente questa situazione vi renderà ancora più fiduciose per quanto riguarda la vostra bellezza, per quanto riguarda le vostre capacità e proprietà seduttive e di conseguenza questo andrà ad ampliare ancora di più appunto il vostro parterre di corteggiatori. Quindi se ad ora, diciamo, partiamo da una situazione appunto di stagnazione, situazioni di noia, persone che non riescono a farsi avanti, ecco che in futuro, se non altro nei prossimi 3 mesi, voi sarete completamente, ovviamente, appagate. D'accordo? Questo sicuramente vi darà da un punto di vista materiale veramente tanto. D'accordo? Chiaramente meno da un punto di vista ovviamente sentimentale, lo abbiamo detto con il 5 di denari, ma ovviamente avendo questa regina di denari e questo 3 di coppe, la cosa assolutamente non vi disturberà, cioè proprio quello che vorrete evidentemente, cioè dedicare molto più spazio e attenzione appunto all'aspetto erotico, d'accordo? Quindi vi sentirete veramente bene e darete ovviamente il meglio di voi, soprattutto appunto da un punto di vista strettamente appunto erotico e passionale. Dunque, vediamo in questa posizione appunto quale sarà il vostro stato d'animo. E qui abbiamo la carta del 2 di coppe. Allora ragazzi, la carta del 2 di coppe parla ovviamente comunque di una relazione che ovviamente voi andrete a stringere in misura maggiore con una di queste persone che vi corteggerà. Potrebbe proprio essere appunto il 6 di denari dell'inizio stesa, quindi comunque una persona molto attratta da voi che evidentemente riuscirà a parlarvi, a dirvi quello che vi deve dire e di conseguenza qui inizierà una relazione, perché il 2 di coppe parla di una relazione. Quindi sicuramente ci saranno degli incontri, ci saranno degli inviti, ci sarà un vedersi, uno scriversi, un messaggiarsi, la comunicazione finalmente diventerà molto fluida. Quindi non ci saranno più difficoltà nella comunicazione come in passato, quindi obiettivamente riuscirete a vedervi di più, a sentirvi di più, anche nel caso in cui questa persona sia impegnata o voi lo siate. Quindi diciamo che obiettivamente gli ostacoli tenderanno man mano a venir meno. È chiaro che qui abbiamo un bellissimo 2 di coppe, quindi ovviamente successivamente il sentimento inizierà a farsi sentire, cioè voi comunque vi sentirete poi obiettivamente prese anche emotivamente da questa persona e da questa situazione che ovviamente non vi lascerà indifferenti dal punto di vista strettamente appunto pratico ed erotico. Quindi obiettivamente è sicuramente una carta molto bella che ci fa presagire quindi non soltanto diciamo un'attrazione, ecco se vogliamo fisica molto intensa, ma ovviamente anche proprio una relazione, perché la carta del 2 di coppe è proprio la carta della coppia. Quindi qui c'è proprio l'inizio di una relazione che pur magari partendo diciamo con una accezione di clandestinità e segretezza, però obiettivamente è una storia che vi darà veramente tanto. Quindi qui ci sono dei sentimenti, quindi c'è proprio diciamo l'anticamera dell'amore, vi inizierete a sentirvi molto coinvolte appunto da questa persona e da questa situazione e ovviamente ad essere contraccambiate, perché il 2 di coppe parla di un sentimento reciproco ovviamente nell'ambito della coppia.
Ora vediamo in questa posizione invece appunto gli altri come si comporteranno appunto nei vostri confronti, quindi cerchiamo di capire che cosa faranno appunto invece gli altri nei vostri confronti. E qui abbiamo la carta del 5, questa volta ovviamente di coppe. Allora ragazzi, la carta del 5 di coppe è una carta che di nuovo ci riporta comunque ad una triangolazione o comunque al rapporto con una persona impegnata. In questo caso vedete di nuovo un 5, carta di grado quinto, quindi avevamo il 5 di denari e il 5 di bastoni, vi ripeto, nella ovviamente stesa precedente. Ecco che ovviamente il 5 di coppe va a ribadire una situazione chiaramente molto forte, ovviamente molto infuocata, sicuramente da un punto di vista appunto erotico e ovviamente sessuale, una carta che parla di appagamento, è una carta che parla di incontri, guardate in questo caso ovviamente incontri segreti, è una carta che parla di coppe, sì, sicuramente di emozioni che però ovviamente molto spesso partiranno proprio da una grande passione, cioè obiettivamente quello che vi legherà in particolar modo a questa persona sarà proprio la passione. Questo è un bellissimo 5 di coppe perché è una carta che parla, vi ripeto, comunque di una situazione molto entusiasmante, di una situazione che vi toccherà sia da un punto di vista emotivo, ma direi soprattutto da un punto di vista appunto passionale, cioè obiettivamente è una carta che parla di un benessere fisico, vi ripeto, carnale, che probabilmente voi non avete mai provato nella vostra vita, proprio perché sarà una situazione fortemente adrenalinica, probabilmente appunto vissuta in situazioni di una sorta di segretezza e comunque situazioni proibite. Ecco, cosa che obiettivamente ecciterà molto sia voi che l'altra persona e obiettivamente diventerà un collante fondamentale per cui non riuscirete più a fare a meno l'uno dell'altra, nonostante, vi ripeto, una situazione alle spalle che potrebbe in qualche modo, ecco, rappresentare, diciamo, una situazione un po' pericolosa, ma ovviamente questo porterà anche ad un futuro rinnovamento affettivo, cioè sicuramente è una situazione che seppur appunto iniziando con una certa segretezza o comunque con delle difficoltà o comunque dando inizialmente molto peso e importanza all'aspetto erotico, però come vi dicevo con il 2 di coppe è comunque una carta che parla di un rapporto che appunto diventerà importante anche da un punto di vista ovviamente sentimentale, ma vi ripeto è sicuramente un rapporto che ovviamente vi farà provare da un punto di vista carnale delle sensazioni mai ovviamente provate prima, quindi è sicuramente una carta di evoluzione, è sicuramente però vi ripeto una carta che comporta anche una certa riflessione, cioè questa situazione che si creerà ovviamente vi vedrà a volte diciamo in difficoltà, vi ripeto da un punto di vista morale ed emotivo, perché vi renderete conto che è una situazione obiettivamente comunque magari difficile o comunque complicata, sia nel caso in cui siate voi quelle impegnate oppure nel caso in cui l'altra persona sia appunto una persona impegnata. Ecco che questo obiettivamente comporterà da parte vostra a volte una certa tensione affettiva, cioè potreste trovarvi proprio di fronte alla necessità eventualmente di effettuare una scelta o di chiedere all'altra persona di effettuare una scelta. Chiaramente però inizialmente godrete di questa situazione che vi soddisferà in maniera davvero incredibile. Ecco, questa situazione potrebbe però, vi ripeto, da un punto di vista emotivo, portarvi di fronte alla necessità di guardarvi dentro, quindi di fare comunque delle scelte affettive che potrebbero essere comunque dolorose o comunque vivere delle situazioni affettive che comportino del sacrificio e comunque mettervi di fronte alla necessità di riflessione e di prudenza, però ovviamente situazioni che da un punto di vista ovviamente carnale vi daranno veramente tutto ciò di cui voi avrete bisogno. Quindi vi ripeto, sicuramente una carta che appunto
parla di proibito, parla di passione, parla di qualcosa di molto intenso, anche se ovviamente magari da viversi in gran segreto, ma comunque vi ripeto situazioni molto forti e ovviamente situazioni che potrebbero proprio porre voi o l'altra persona o addirittura entrambi di fronte alla necessità di operare una scelta. D'accordo? Quindi sarà veramente necessario un momento di riflessione, di lucidità e di consapevolezza, d'accordo? Proprio perché obiettivamente voi vi lascerete inizialmente prendere da questa situazione che sarà veramente molto forte e dirompente. Vediamo ovviamente ragazzi in penultima posizione ovviamente quali saranno a questo punto le vostre azioni in riferimento ovviamente a questa situazione. Vediamo appunto un po', io intanto sistemo le carte, vediamo un po'. E qui abbiamo il 21esimo arcano maggiore, che è un arcano molto bello, che parla appunto di un cambiamento importante, parla proprio di un cambiar pelle per quanto appunto riguarda la vostra vita non solo affettiva ma anche ovviamente erotica e a questo punto sentimentale. Dal vostro punto di vista sicuramente il vostro rapporto ovviamente diventerà qualcosa di molto importante, sia nel caso in cui voi siate libere, sia nel caso in cui voi siate single. Sicuramente il rapporto con questa persona vi andrà a soddisfare sotto tutti i punti di vista e la carta del mondo parla proprio di una rinascita, questo sia nel caso in cui siate impegnate che ovviamente nel caso in cui voi siate single. Quindi sicuramente la carta del mondo parla proprio del trovare finalmente la persona giusta, cioè voi andrete finalmente a trovare la persona giusta che saprà soddisfarvi in maniera completa, però perché il mondo rappresenta la completezza, quindi sia diciamo da un punto di vista sentimentale che carnale. Il mondo parla di completezza, complementarietà, di unione, di interesse, di globalità, quindi finalmente voi riuscirete a trovare la persona giusta per voi. Questo ovviamente vi permetterà finalmente di cambiare vita, perché la carta del mondo è una carta molto bella che proprio parla di un cambiamento radicale nella vostra esistenza, che potrebbe anche comportare uno spostamento pratico, cioè il mondo può parlare anche di trasferimento, può parlare anche di trasloco, può parlare anche di una nuova convivenza, cioè parla proprio di un ciclo che si chiude per iniziarne uno completamente nuovo. Infatti il mondo è l'ultimo arcano maggiore e quindi termina diciamo il percorso del bagatto, quindi si chiuderà un ciclo di vita per ovviamente aprirsene uno completamente nuovo. Il mondo, vi ripeto, parla di completezza, quindi questa persona saprà soddisfarvi non solo da un punto di vista fisico, ma ovviamente anche da un punto di vista mentale. Voi vi sentirete bene perché il mondo parla di rinascita, parla di salute, parla di guarigione, parla di bellezza fisica, parla di forma fisica importante, parla di un voler proprio ricominciare da capo e iniziare un nuovo percorso della vostra vita, una nuova fase della vostra vita con una persona che voi vedrete complementare, vi ripeto, a voi. Quindi una persona che eroticamente parlando saprà darvi tanto. Vi ripeto però ragazzi che, come vi dicevo con il 5 di coppe, questa situazione potrebbe comportare inizialmente dei sacrifici, proprio perché potrebbe trattarsi di una storia o con una persona impegnata o voi impegnate o comunque con una persona che obiettivamente ha comunque degli ostacoli di vita pratica. Potrebbe essere una persona liberissima e voi potreste essere assolutamente libere, ma una persona che per esempio si sposta molto per lavoro, una persona che vive all'estero, d'accordo? Il mondo può rappresentare anche spostamenti di questo genere, quindi obiettivamente qui c'è l'arrivo di una persona, però inizialmente una situazione appunto vissuta diciamo in modo piuttosto difficoltoso, ma vi ripeto difficoltà che ovviamente verranno col tempo sicuramente definitivamente eliminate, d'accordo? Comunque appianate, proprio perché il mondo rappresenta proprio la vittoria del desiderio, delle idee, delle fantasie, dell'immaginazione che si concretizzano e diventano ovviamente realtà. Qui inizia una nuova fase, ragazzi, della vostra vita, una fase ovviamente molto bella che sicuramente, ovviamente a livello di tempistiche
rappresenta comunque un cambiamento non ovviamente a breve, anche perché abbiamo visto che entro qualche settimana o comunque entro i prossimi 2 o 3 mesi ci sarà comunque questa nuova relazione, comunque questa nuova frequentazione, che però inizialmente partirà con basi unicamente da un punto di vista ovviamente fisico, per quanto riguarda una fortissima passione e attrazione, ma che poi appunto con la carta del mondo e ovviamente stando proprio alle tempistiche di questa carta, ovviamente in riferimento alla stesa, quindi ovviamente per quanto riguarda i futuri mesi, ovviamente i prossimi 5-6 mesi, ecco che infatti il mondo ci dà conferma di queste tempistiche, perché i tempi di realizzazione vanno ovviamente dai 3 ai 4 mesi grosso modo, d'accordo? Sicuramente la carta del mondo è legata in particolar modo alla piena primavera e ovviamente all'estate. Infatti è una carta legata a 2 segni zodiacali ovviamente inerenti a questo periodo, quindi il Toro e il Cancro, quindi piena primavera, ovviamente piena estate. Qui ci sarà un momento molto importante per voi e circostanze favorevoli proprio alla domanda, quindi i vostri desideri verranno assolutamente appagati, anche se vi ripeto con un'evoluzione magari che potrebbe essere più lenta appunto del dovuto, ma vi ripeto perché qui ci sono degli ostacoli legati o ovviamente al fatto che voi siate impegnate o l'altra persona lo sia o entrambe, o ovviamente legate a delle difficoltà di ordine pratico e quotidiano, appunto un rapporto ad esempio a distanza o magari con una persona difficile che per esempio non ama impegnarsi e che appunto inizierà la vostra storia, la vostra frequentazione in maniera diciamo un po' superficiale per poi scoprirsi appunto innamorata di voi, come appunto ci garantisce questo 2 di coppe, d'accordo? Dunque, ovviamente cerchiamo di capire in ultima analisi appunto come invece procederà ovviamente la vostra situazione per quanto riguarda appunto i prossimi 6 mesi o comunque anche oltre, ovviamente ragazzi a seconda chiaramente delle tempistiche appunto identificate dall'arcano. E dunque cerchiamo di capire entro i prossimi 5 o 6 mesi appunto che cosa accadrà. E qui abbiamo la carta del 2 di denari, immancabile in una situazione di questo genere. Allora ragazzi, la carta obiettivamente del 2 di denari ci parla ovviamente di piacere, vedete, situazioni di grande divertimento, ci parla di situazioni ovviamente molto focose da un punto di vista appunto sessuale, perché parliamo chiaramente di nuovo di denari, come potete notare questa è una stesa che parla di erotismo e qui abbiamo una forte presenza appunto di denari che parlano ovviamente di materialità. Ecco, in questa situazione ovviamente descritta da questa carta, il 2 di denari parla ovviamente di una situazione che comporterà ovviamente enorme piacere, enorme passione, una passionalità, un edonismo e comunque anche proprio un furore erotico molto forte, molto importante, che però ovviamente porterà voi ad una scelta. Le carte di grado secondo rappresentano sempre un bivio, quindi obiettivamente voi vi troverete di fronte ad una scelta da compiere. Quindi, come vi dicevo appunto con la carta del mondo, qui c'è una necessaria trasformazione di quella che è la vostra vita, di quella che è la vostra quotidianità e anche e soprattutto di quello che è ad esempio un vostro ipotetico rapporto nel caso in cui voi siate impegnate. Quindi il 2 di denari parla di una necessaria trasformazione per quanto riguarda proprio la vostra vita pratica a seguito di una vera e propria scelta. Quindi la situazione sarà per voi comunque talmente forte e ovviamente anche piacevole che imporrà una decisione al più presto. Il 2 di denari parla anche, vedete, di una certa inquietudine comunque che potrebbe in qualche modo anche, diciamo, cogliervi proprio perché voi non vorrete sbagliare. Il 2 di denari parla proprio della necessità di
di calcolare i rischi. Quindi diciamo che vorrete agire in maniera assolutamente prudente e ovviamente oculata, in modo da non causare sofferenze in altre persone o non incappare in guai. Quindi sicuramente il 2 di denaro è una carta pratica che parla proprio dell'elaborazione di nuovi piani e di decisioni da prendere importanti. Avrete proprio la necessità di mettere a punto, senza attendere troppo, qualcosa di importante, un nuovo progetto che voi vedete come molto proficuo per il futuro, e di conseguenza vorrete tenere tutto ben sotto controllo. Il 2 di denari comunque parla di forti emozioni, di incontri molto eccitanti che obiettivamente vi imporranno, vi ripeto, una grande presa di posizione. Quindi sicuramente parla di trattative, parla di comunicazione, parla appunto di un decidere circa la vostra vita futura, perché, vi ripeto, è una carta che parla di un bivio. È una carta che parla, per esempio, anche di una proposta che potrebbe esservi fatta dall'altra persona. Ecco che di fronte a questa, proposta voi dovrete decidere e ovviamente scegliere. Quindi ci sarà un momento in cui vi fermerete, ovviamente come tipico del 2 di denari, a pensare sul da farsi, per appunto riuscire a capire come ovviamente potervi muovere. È chiaro che da questo punto di vista è una carta che parla comunque della necessità di fermarsi un po' per cercare di capire come procedere nel proprio futuro, ma è comunque un seme molto positivo che parla appunto di, vedete, grande divertimento e soprattutto, vi ripeto, della necessità di sciogliere un dubbio proprio per poter in qualche modo evolvere verso un futuro che non presenti più ostacoli. Quindi segna un momento di grande trasformazione nei vostri progetti e nei vostri pensieri. D'accordo? Quindi dovrete cercare proprio di tenere d'occhio la situazione. Sarete, molto attenti a come procedere, a come proseguiranno le cose, proprio perché non vorrete incorrere in errori, ma non riuscirete in qualche modo a rinunciare a questa nuova situazione. Può parlare di un po' di inquietudine, questo sicuramente, ma vi ripeto fa parte del gioco, proprio perché è una carta che parla di trasformazione, comunque di decisioni, ovviamente, che coinvolgeranno una parte importante, pratica della vostra vita. D'accordo? Quindi comunque qui ci sono forti emozioni, quindi comunque qui ci sono delle comunicazioni molto importanti che ovviamente vi imporranno comunque delle scelte, delle decisioni altrettanto importanti. D'accordo? Quindi è una stesa che sicuramente si riferisce, a mio avviso, prevalentemente a chi inizierà una storia con una persona impegnata, oppure nel caso in cui voi siate impegnate. Però nel caso in cui voi siate single e non abbiate alcuna intenzione di iniziare una storia con una persona impegnata, potreste invece appunto perdere la testa proprio per una persona che ha già qualcuno al suo fianco, situazione che appunto potrebbe mettervi un po' in discussione, ma che poi voi sarete ovviamente in grado di portare avanti, soprattutto con questa carta di scelta, d'accordo? Quindi qui sicuramente ovviamente non vi mancherà da un punto di vista proprio pratico, come potete vedere, la possibilità di scelta e comunque appunto una nuova relazione, che però, vi ripeto, necessiterà ovviamente molta prudenza e soprattutto di prendere le decisioni giuste al momento giusto. D'accordo? Però vi ripeto, qui avrete sicuramente di che divertirvi, come potete vedere con questo 5 di coppe, con questo 2 di coppe, ovviamente anche con questo 2 di denari, quindi sicuramente sono carte che parlano di dualità, quindi potreste per esempio conoscere due persone e trovarvi di fronte alla necessità di scegliere tra queste due persone, oppure nel caso in cui voi siate impegnate di scegliere tra una nuova persona e il vostro compagno, oppure nel caso in cui l'altra persona sia impegnata potreste chiedere a questa persona di scegliere tra voi e la compagna ufficiale. Sono carte che parlano di dualità e comunque di situazioni che partono
inizialmente di nascosto, comunque con qualche difficoltà, 5 di denari, ovviamente 5 di coppe, però vi ripeto, chiaramente situazioni che poi verranno ovviamente ben sbrogliate a seguito proprio di questa grande decisionalità, ovviamente importante, proprio perché, vi ripeto, il 2 di denaro è una carta molto bella, una carta molto positiva, che appunto parla di una certa inquietudine, ma anche di forti emozioni, comunque di un desiderio impellente in riferimento proprio alla conoscenza di una persona che voi non riuscirete ovviamente a lasciar passare via così, ma ovviamente appunto cederete sicuramente, o l'altra persona cederà a questo grande desiderio, proprio perché, vi ripeto, qui comunque ci saranno anche dei sentimenti, ve lo dicevo con il 2 di coppe, d'accordo? Però vi ripeto, è una stesa che si riferisce generalmente appunto a chi inizia comunque una storia o da persona impegnata, oppure con una persona impegnata, oppure diciamo frequentando più di una persona contemporaneamente, per cui a fine stesa ovviamente vi viene chiaramente prospettata la necessità di dover poi scegliere, poi chiaramente sarete voi a scegliere sul da farsi, ma qui c'è una scelta obbligata, ovviamente vi ripeto entro i prossimi 6 mesi, o comunque sicuramente oltre i 6 mesi, proprio perché ovviamente è una posizione inerente al tardo futuro, d'accordo? Però qui necessiterà sicuramente una presa di posizione e ovviamente una scelta. Dunque, direi che appunto questa stesa termina qui. Come vedete, perciò la vostra vita erotica avrà sicuramente un grande momento di evoluzione, che ovviamente comprenderà, però interesserà anche il cuore, e quindi anche delle decisioni molto importanti a seguito appunto di questa nuova conoscenza, che ovviamente per voi diventerà sicuramente inizialmente una enorme passione. Sarete anche per questa persona eventualmente una tentazione a cui non saprà ovviamente dir di no, ma ovviamente a questo punto sicuramente poi si imporrà una scelta molto importante, anche evidentemente nel rispetto delle altre persone eventualmente coinvolte in questa situazione. Comunque vi ripeto, l'erotismo assolutamente non vi mancherà, anche perché, come potete vedere, è ben ribadito diciamo da più carte, questo 2 di coppe, questa regina di denari, questo 5 di coppe e ovviamente questo 2 di denari, d'accordo? Dunque ragazzi, come sempre questa stesa appunto termina qui. Voi sapete che io poi tendo a ovviamente rifare le stese, per cui andremo di nuovo a tenere d'occhio la situazione. Come sempre ovviamente mi raccomando, mettetevi come priorità, godete ovviamente dei momenti migliori di questa vita, e come sempre buona fortuna e ovviamente a presto.